Ciao a tutti, come leggere chiunque? Allora, se noi vogliamo imparare a leggere le emozioni profonde delle persone, cosa pensano veramente, quali sono i loro pensieri più profondi, i loro pensieri più nascosti, se vogliamo conoscere quello che talvolta ci vogliono tenere nascosto, se vogliamo capire se una persona sta mentendo o se sta dicendo la verità, dobbiamo imparare a mandare degli stimoli di natura verbale o non verbale, e imparare ad osservare il tipo di risposta non verbale che ci dà la persona. In questo modo noi possiamo leggere tutto di quella persona, conoscere veramente tutto. Ed è quello che fanno da un certo punto di vista i mentalisti, ma non soltanto i mentalisti, anche i maghi. Il bravo mago è quello che ti fa le previsioni sulla base di quello che legge di te, su quello che riesce a capire, su quello che riesce a cogliere. Anche perché poi dentro ognuno di noi ci sono già tutte le risposte, per cui in realtà la nostra parte emotiva conosce anche il nostro futuro. Quindi il bravo mago che ti predice il futuro, in realtà legge nel presente, legge quello che nella tua parte emotiva è scritto, quali sono i tuoi timori, perché questi timori poi per legge d'attrazione tenderanno a realizzarsi. E allora come facciamo? Beh, dobbiamo imparare a dare degli stimoli. Gli stimoli possono essere, dicevo, ad esempio di natura verbale. Io voglio andare a capire se una persona è fedele, ad esempio, di indole, o se di indole non è fedele. Allora, cosa farò? Inizierò a parlare di fedeltà e di infedeltà. Ad esempio, potrei dire, cavolo, un mio collega è stato tradito dalla moglie. E se noto che sulla frase tradito dalla moglie lei si tocca le labbra, si mordicchia le labbra, fa un movimento di questo genere, io so già che lei mi tradirà. Se se è sposata, so già che lei ha tradito il marito. Oppure, se non è sposata, so che se avrà una relazione, anche con me ad esempio, mi tradirà. Perché la sua indole è quella dell'infedeltà. Cioè, parlare di infedeltà piace alla parte emotiva, quindi a una parte emotiva che si aggancia molto sull'infedeltà, che vuole viversi l'infedeltà. Magari a livello logico, razionale, vuole essere una persona fedele, ma a livello emozionale stai tranquillo che ti tradirà. E quindi, siccome la parte emozionale è quella prevalente, questa persona ti tradirà. Sarà più forte di lei, non farà a meno, non potrà farne a meno di tradirti. Questo è per fare un esempio. Se invece, parlando di infedeltà, lei mi fa un gesto di questo genere, io capisco che è una persona fedele, perché alla parte emotiva proprio l'infedeltà non va giù, non gli piace proprio, rifugge l'infedeltà. E allora io saprò che questa persona, se mi ci metterò assieme, tendenzialmente sarà una persona fedele. Questo è importante capirlo. Lo stesso sistema ovviamente può essere usato per leggere qualunque cosa. La vera abilità è quella del saper cogliere i segnali anche micro, proprio piccolini, perché quelli ci dicono le cose più profonde. Ad esempio, se voglio conoscere il futuro di una persona, che neanche lei conosce, ma la sua parte emotiva conosce, perché la parte emotiva è quella che lo fa accadere. Noi in un'ottica quantistica andiamo a sperimentare quello che creiamo dentro di noi, quindi sperimentiamo ciò che creiamo.
E questo quindi è importante capirlo. Allora, come possiamo agire da questo punto di vista? Beh, possiamo agire ad esempio in questo modo. Io voglio capire, ad esempio, se una persona riuscirà a trovare lavoro, per dire, no? E allora inizierò a parlare del trovare lavoro in un futuro, ovviamente riferito a quella persona. E potrei dire, certo che sarebbe bello se riuscissi a trovare un lavoro, che ne so, il mese prossimo, per fare se già il mese prossimo riuscirai a trovare un lavoro, sarebbe molto bello. E anche qua, se noto che mi raschia su questo, fa un movimento del genere, proprio in combinazione di quello, e significa che non lo troverà il lavoro, perché la sua sfera più profonda, la sua sfera emozionale, non ha nessun interesse a trovare un lavoro. E quindi, siccome nulla accade, non muove foglia che la parte emotiva non voglia, è certo che in questa situazione lei il lavoro non lo, o lui il lavoro non lo troverà, non lo troverà. E tu dici, ma com'è possibile che accada questo? È possibile, e accade sempre, accade perché? Perché noi, diciamo, siamo dipendenti dalle nostre emozioni. Siamo dipendenti dalla nostra sfera emotiva, non possiamo fare a meno di essere dipendenti dalle nostre emozioni, perché le nostre emozioni controllano qualunque cosa della nostra vita. È per questo che è molto importante entrare in sintonia con la nostra sfera emotiva, è per questo che è molto importante far sì che la nostra parte emotiva sia allineata alle nostre esigenze logiche, perché abbiamo un potente alleato, un possibile potente alleato dentro di noi. Come diceva Tony Robbins, dentro di noi vive un gigante e questo gigante dobbiamo imparare a risvegliarlo e farcelo amico soprattutto, perché le nostre emozioni possono essere un potente alleato, però potrebbero essere anche un feroce tiranno. Quando è che le nostre emozioni diventano un feroce tiranno? Quando non siamo allineati con esse, quando cerchiamo di comprimerle, quando cerchiamo di reprimerle, quando non prestiamo attenzione a quello che la nostra parte emotiva ci comunica. Perché tutti questi segnali, diciamo così, la nostra parte emotiva li dà anche a noi stessi. Quindi come noi possiamo leggere gli altri, possiamo imparare anche a leggere noi stessi. Ed è importante imparare a leggere se stessi, perché imparare a capire quali sono le nostre esigenze emotive ci permette di agire per soddisfarle. Perché questo è il vero segreto, poi anche della felicità. Se noi riusciamo e impariamo a soddisfare le nostre esigenze emotive attraverso il comportamento, la nostra parte emotiva si metterà poi complementare alle nostre esigenze logiche. Cosa vuol dire? Che ci darà le energie necessarie per conquistare quella persona che ci piace, ci permetterà di conquistarla, ci permetterà di avere successo, ad esempio nel lavoro, se questo è il nostro interesse, ci permetterà di costruire delle relazioni solide, delle amicizie, insomma ci permetterà di ottenere, di raggiungere quanto desideriamo. E questo è veramente importante. Quindi la lettura, l'autolettura di se stessi è, direi, la cosa fondamentale, il pilastro fondamentale per la felicità. Bene, per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale, seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscrivetevi anche al mio nuovo canale Felicità Benessere,
di cui posto il link in descrizione. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti.